Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi mi voglio fare una chiacchierata con voi perché c'è una nuova Ferrari sul mercato, il cui nome è stato dedicato ad una delle città più belle del mondo, Roma. Forse il video di oggi sarà un pochino provocatorio, però ho potuto notare che il lancio di questa nuova Ferrari non è piaciuto a tutti. Nell'ultimo video ho parlato di McLaren e del modo in cui con la loro strategia di rilasciare così tanti modelli in poco tempo, aumentare la produzione, ciò non giova con il fattore esclusività e tenuta del valore nel tempo dei loro modelli. E purtroppo questa è una strategia che sta attuando anche Ferrari, perché se devo dire, una volta quando Ferrari lanciava una cosa come un modello all'anno, quando l'azienda diceva stiamo per lanciare un nuovo modello, improvvisamente tutta l'attenzione si catalizzava su Ferrari e sull'attesa del nuovo modello, mentre adesso ormai sembra essere diventata una normalità vedere lanci di nuovi Ferrari, facendoci perdere anche un po' quel fattore wow. Basti pensare che dall'inizio dell'anno Ferrari ha presentato l'F8 Tributo, l'F8 Spider, l'812 GTS, l'SF90 stradale, la Ferrari Roma. Beh, se vogliamo essere pignoli, 6, perché alle finali del Mugello hanno presentato anche la nuova 488 GT3. Potete capire che l'attuale gamma di Ferrari è enorme e non ve l'ho neanche elencata tutta. Ci sono ancora la GTC4 lusso in variante V8 V12, aggiungiamo anche la Ferrari Monza SP1 ed SP2, che però quelle sono edizioni limitate, 488 pista coupé e Spider e la Portofino. Dall'inizio della sua fondazione Ferrari non ha mai avuto una produzione e una gamma così ampia. Basti pensare che è solo questione di tempo prima di vedere anche il famigerato SUV. E da qui io mi chiedo, era veramente necessario presentare proprio in questo periodo la Ferrari Roma? E secondo voi era veramente necessario presentarla? Io onestamente questa macchina l'avrei vista molto azzeccata con il marchio Maserati. Parliamo subito del design della Ferrari Roma, perché forse questo è uno degli aspetti che ha creato più discussione tra gli appassionati. Ad un primo impatto voi direste, è una Ferrari? Guardate questa foto, io ho oscurato il logo Ferrari. Provate a farla vedere ad un amico e ditegli, secondo te, di che macchina si tratta? In tanti hanno detto, ha lo stile di una Jaguar, di una Aston Martin. Ferrari ha detto che per disegnare questa macchina si sono ispirati molto alla Roma degli anni 50-60, ha una linea molto pura, pulita, senza prese d'aria o appendici che possiamo trovare su altri modelli della gamma Ferrari, anche se un alettone c'è, ma in puro stile Ferrari, non è un alettone vistoso come possiamo vedere ad esempio sulle Lamborghini, qui è uno spoiler posteriore retraibile, conferendo alla macchina un carico aerodinamico extra senza andare a rovinare l'eleganza delle linee. Quindi vorrei essere una Ferrari con uno stile classico, elegante, anche se anche io devo dire onestamente ricorda un po' alcune Gran Turismo inglesi. Guardando questa macchina faccio fatica a trovare elementi stilistici che ricordano Ferrari del passato. Qui Ferrari ha voluto creare un prodotto completamente nuovo, senza ad accenni del passato, che però allo stesso tempo ricorda troppo alcune macchine contemporanee. Quindi può piacere o non piacere, ma purtroppo questa somiglianza mi sembra molto evidente. Si tratta di una 2+2 motore anteriore, qui abbiamo un V8 biturbo da 3.9 litri, capace di erogare ben 620 cavalli e 760 Nm di coppia. Inutile dire che probabilmente nel suo segmento, prestazionalmente parlando, è una delle migliori. Basti pensare allo 0-100 in appena 3 secondi e 4, 0-100 in 9 secondi e 3 e una velocità massima di oltre 320 km/h. Infatti qui i contenuti tecnici sono tanti e ci sono diverse novità molto interessanti, come ad esempio la trasmissione. Infatti qui il cambio è un doppia frizione a 8 marce preso direttamente dalla SF90 stradale, una macchina che prestazionalmente parlando è ben superiore alla Ferrari Roma. Dal punto di vista della dinamica trovo molto interessante parlare della scocca e del telaio, perché hanno subito una profonda riprogettazione per questo modello. Infatti ben il 70% delle componentistiche sono nuove su questo modello. Il peso secco dichiarato è di 1472 kg. Ottimo anche il bilanciamento, che è perfetto, 50% sull'anteriore e 50% sul posteriore, conferendole il miglior rapporto peso-potenza della categoria, di 2,37 kg per cavallo. Passando nell'abitacolo, beh, qui posso dire che l'interno mi piace più dell'esterno della Ferrari Roma.
Qui possiamo trovare un cambiamento radicale già rispetto alle attuali Ferrari che sono in produzione. Una grossa differenza la possiamo trovare soprattutto nella plancia centrale, perché qui possiamo trovare un grosso display che permette di comandare tutte le funzioni e giocare con l'infotainment. Finalmente hanno separato il quadro strumenti con un vero e proprio display per giocare con l'infotainment. Se pensate agli attuali modelli come ad esempio l'F8 e l'812, tutte queste funzioni si fanno in un display integrato nel quadro strumenti e qui finalmente hanno separato la cosa. Invece per quanto riguarda il quadro strumenti è completamente digitale. Non abbiamo più contagiri analogico, non ci sono più lancette, è solamente un grosso display con la quale poter vedere tutti i parametri di guida della macchina. Anche il volante si è un po' appesantito, guardate quanti bottoni e quante funzioni hanno introdotto. È una Ferrari con uno stile un po' vintage, con il massimo della tecnologia moderna. Questo concetto mi piace. Ma tornando al discorso iniziale, io penso solamente che Ferrari ha sbagliato tempistiche col produrre e lanciare sul mercato questo modello. Perché se ci pensate, la gamma attuale di Ferrari è veramente ampia. Ormai l'era Montezemolo è finita da un pezzo. Pensare quando Montezemolo era presidente, lui limitò la produzione annua di modelli appunto per cercare di mantenere l'esclusività e il valore dei modelli sul mercato, mentre adesso la tendenza è proprio l'opposta. Ferrari è una delle aziende più potenti e più conosciute al mondo e adesso è chiaro, il loro intento è quello di cercare di massimizzare la produzione e i profitti a più non posso. E io mi chiedo, se è questo il trend da qui anche a solo 10 anni, come si comporterà il mercato nei confronti di Ferrari? Perché è una cosa che possiamo già vedere con McLaren, tutti i loro modelli soffrono di una grossa svalutazione. Io mi chiedo, arriveremo anche a questo per Ferrari? Fino a che punto Ferrari si spingerà con l'intento di massimizzare la produzione e i guadagni? Una cosa è certa, io da buon ferrarista, e anche in occasione di questo video mi sono messo il maglioncino rosso, non vedo l'ora di vedere questa Ferrari Roma dal vivo e perché no, magari anche provarla per raccontarvi un po' al meglio le sensazioni di guida. E io ragazzi vi stimolo nel commentare e a dirmi il vostro pensiero per quanto riguarda questa Ferrari, perché i commenti li leggo tutti e vi rispondo. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!